Nel 79 d.C., come tutti sapete, Charizard è uscito dalla sua tana nel Vesuvio e ha bruciato del tutto Pompei e Ercolano. Oltre a tanti poveri malcapitati, ha carbonizzato anche dei papiri che possono contenere informazioni dal valore inestimabile sul nostro passato. Per secoli è stato considerato impossibile leggere un rotolo carbonizzato, fino a quando nel 2023 un ragazzo di soli 21 anni è diventato la prima persona a leggere una parola da questi rotoli, dopo 2 millenni. La storia che vi racconterò sarà una storia di determinazione e di successo, sarà la storia di cercatori di simboli che non si sono dati per vinti e alla fine hanno letto quello che veniva considerato illeggibile. Ma non sarà solo una storia, infatti in questo video vi spiegherò nel dettaglio anche il metodo scientifico con cui hanno reso possibile l'impensabile, che è un metodo che ho visto non è stato spiegato tranne che in articoli molto specialistici. Ma questo da solo non basterebbe, alla fine arriveremo a leggere insieme un testo inedito riscoperto con queste tecniche risalente proprio a 2000 anni fa. E vi racconterò pure tutte le ultime novità che sono state scoperte finora sul contenuto dei papiri di Ercolano. Quindi dopo questo video sarete tra i pochissimi a conoscere queste novità molto recenti della ricerca tecnologica e storica, perciò direi di partire subito. Prima di entrare nel vivo delle scoperte più recenti, riassumo rapidissimamente perché questi papiri di Ercolano sono importanti e perché magari avete già letto la notizia della loro decifrazione online. Non sono importanti solo perché sono carbonizzati, ma anche perché la villa dei papiri dove sono stati ritrovati probabilmente appartenne a un certo Lucio Calpurnio Pisone Cesonino. Questo personaggio era il suocero di Giulio Cesare e in più era anche il protettore di un filosofo chiamato Filodemo di Gadara, che fu il maestro di un altro filosofo chiamato Sirone, che a sua volta era il maestro di Virgilio e di Orazio, che sono ovviamente due dei più grandi scrittori latini. Quindi questi papiri non provengono da una biblioteca qualunque, ma dalla biblioteca di un uomo ricco e potente che ospitava un filosofo molto importante di quel tempo. In più i papiri di Ercolano rappresentano anche l'unica biblioteca di grandi dimensioni che è sopravvissuta dall'antichità greco-romana. Sicuramente contiene molti testi che non sono stati tramandati dai manoscritti medievali, quindi contiene dei testi antichi sconosciuti oppure che sono considerati perduti fino ai giorni nostri. Questi papiri sono stati riscoperti a una profondità di circa 37 metri nel 1752 e sono circa 1800 inclusi dei frammenti, ma l'inizio della storia della loro conservazione e della loro decifrazione è decisamente tragica. Infatti all'inizio sono stati scambiati per dei rami di albero carbonizzati o direttamente per pezzi di carbone, quindi molti sono stati buttati via. Quando invece ci si è accorti che questi oggetti avevano delle tracce di scrittura e quindi che potevano essere papiri carbonizzati, non è che la situazione sia migliorata molto. Ovviamente a questo punto si è deciso di conservarli, ma aprirli e leggerli era un'impresa impossibile. Purtroppo tra 1700 e 1800 c'erano tanti studiosi ostinati che hanno deciso di provarci ma hanno ottenuto dei pessimi risultati. Sicuramente questi studiosi avevano tanta inventiva e tanta buona volontà, infatti hanno elaborato progetti per vari marchingegni che avrebbero dovuto srotolare i papiri oppure delle miscele che avrebbero dovuto rendere leggibili i caratteri. Ma i risultati sono stati quasi sempre catastrofici. Questi studiosi hanno finito per distruggere tanti altri papiri rendendoli così definitivamente irrecuperabili. Arrivando a oggi non è più considerato accettabile gestire così dei reperti antichi e molto importanti. I principi di conservazione moderni impongono di preservare l'integrità dei documenti storici e bisogna evitare qualsiasi tecnica che rischi di distruggerli, anche a costo di non sapere mai che cosa contengono. Oggi è diventato chiaro che le condizioni in cui questi papiri sono stati ritrovati li rendono troppo fragili per qualsiasi tentativo di apertura manuale.
Ma è proprio qui che è iniziata la sfida contemporanea dei papiri di Ercolano. Infatti c'è chi non si è dato per vinto e ha pensato che fosse lo stesso possibile leggere che cosa c'è scritto nei rotoli, anche se sono del tutto carbonizzati. Un primo team famoso per lo studio dei papiri di Ercolano è stato fondato sul finire degli anni 60, proprio in concomitanza con la diffusione di nuove tecnologie per lo studio dei testi antichi. È stato promosso da Marcello Gigante, che era uno dei più importanti papirologi italiani. Nel tempo poi sono nati diversi team nazionali e internazionali, visto che alcuni papiri sono conservati anche all'estero. Infatti alcuni papiri vennero donati dai re di Napoli a Napoleone e al re Giorgio IV d'Inghilterra. L'idea decisiva per la nostra storia è nata proprio dai confronti tra diversi studiosi che avevano tutti lo scopo di decifrare questi papiri. Questa idea è abbastanza facile da capire, ma è anche abbastanza assurda a prima vista. Tanti si sono accorti del fatto che esistono dei macchinari per guardare dentro il corpo umano senza bisogno di aprirlo e quindi con una procedura non invasiva. In sostanza stavano pensando alla tomografia computerizzata, che comunemente viene chiamata TAC e che penso oggi tutti conoscete. Questi studiosi hanno pensato: se si può fare per il corpo umano, perché non si può fare con i papiri? In pratica proponevano di fare una TAC ai papiri, e visto che penso che l'idea vi suonerà strana ancora oggi, potete immaginare da soli lo scetticismo iniziale a questa proposta. Ma uno studioso in particolare si è intestardito su questa soluzione. Si chiama Brent Seals e è un professore di informatica dell'Università del Kentucky. Il fatto che sia un informatico può aver aiutato, infatti sicuramente ha una formazione, un modo di vedere le cose diverso da chi di solito si occupa di documenti antichi. Seals era convinto che il metodo funzionasse e alla fine ha avuto la sua grande occasione. Nel 2015 gli è stato proposto di testare le sue idee sul papiro di En-Gedi, che è stato scoperto nella regione del Mar Morto in Israele. Anche questo è un papiro carbonizzato come i papiri di Ercolano. Seals e il suo team hanno usato appunto la tomografia microcomputerizzata, che per capirci è sempre simile alla TAC, su questo papiro di En-Gedi. E con grande sorpresa di tutti, dopo aver lavorato sulle scansioni ottenute, sono riusciti a recuperare il testo che c'è scritto dentro. Così oggi sappiamo precisamente che il papiro di En-Gedi contiene una versione del libro del Levitico che si trova nella Bibbia. Seals aveva dimostrato che la sua tecnica funzionava e che poteva estrarre il testo anche da dei papiri carbonizzati. Così ha fatto la TAC anche a un papiro di Ercolano e... Tac? Direte giustamente voi, ecco che è stato possibile leggere anche questo testo. Invece no. Questo metodo, che aveva funzionato per il papiro di En-Gedi, non faceva vedere il testo del papiro di Ercolano. Quindi tutta la proposta cadeva un'altra volta a pezzi. Ma Seals, che è a dir poco testardo, non si è dato per vinto e è rimasto sulla sua posizione, ovvero che l'idea della scansione fosse valida. Insieme al suo team e a dei suoi allievi ha ipotizzato che servisse una macchina molto più potente per scansionare i papiri di Ercolano, e poi questa idea verrà apprezzata anche da molti altri studiosi che sono rimasti entusiasti dei risultati di Seals sul papiro di En-Gedi. La tomografia microcomputerizzata aveva funzionato sul papiro di En-Gedi per un motivo preciso, ovvero perché in quel caso i pigmenti a base metallica dell'inchiostro usato hanno delle proprietà chimico-fisiche diverse dal papiro. E queste proprietà vengono rilevate dalle macchine che sono state utilizzate in quell'occasione. Invece nel caso dei papiri di Ercolano la colata piroclastica li ha trasformati, rendendo il materiale su cui sono scritti chimicamente simile all'inchiostro. Quindi i macchinari tradizionali non riescono a rilevare bene questa differenza. Ecco perché in sostanza il testo non emerge, come succedeva invece nel caso del papiro di En-Gedi. Ma Seals e il suo team hanno notato che comunque questo inchiostro lascia delle tracce che per lo più non sono visibili dall'occhio umano, però esistono. Hanno fatto degli esperimenti per esempio con una cartolina e hanno notato che l'inchiostro sulla cartolina è stato rilevato nella scansione come una bombatura aggiuntiva sulla carta.
In pratica non emerge un contrasto di colori diversi come nel papiro di Enghedi, ma dove c'è l'inchiostro nei papiri di Ercolano si dovrebbe trovare uno spessore maggiore. In un altro test sono state rilevate effettivamente delle lettere scritte su un papiro, anche se gli sperimentatori avevano riprodotto le condizioni dei papiri di Ercolano, quindi dove la differenza chimica tra l'inchiostro e il papiro è minima. A questo punto quindi serve che a scansionare i papiri sia una macchina che è in grado di rilevare anche differenze di spessore estremamente minuscole e quasi impercettibili. Così i papiri sono stati scansionati utilizzando una metodologia diversa e delle macchine diverse. Questa metodologia tecnicamente si chiama tomografia a contrasto di fase a raggi X con una sorgente di luce di sincrotrone. Il sincrotrone è un acceleratore di particelle e parliamo di una macchina infinitamente superiore a quelle usate per la tomografia classica. Infatti, come penso sapete, ne esistono pochissimi esemplari al mondo. La procedura concettualmente è la stessa, solo che le scansioni vengono effettuate in un acceleratore di particelle e hanno una risoluzione molto più elevata. Con questa tecnica SEALS ha ottenuto delle scansioni 3D con risoluzioni fino a 4 micron che possono essere usate per rilevare quelle differenze di spessore che servono e quindi finalmente l'inchiostro sui papiri di Ercolano. Il suo team poi ha anche scansionato e fotografato dei frammenti staccati con inchiostro visibile, fornendo così un set di dati di base con cui confrontare i papiri arrotolati. Nel 2018 SEALS ha dimostrato che questa tecnica rendeva effettivamente leggibili delle parti di un papiro di Ercolano. Certo, recuperare il testo in questo modo, se si procede con metodi tradizionali, rimane molto laborioso. Infatti gli algoritmi tradizionali richiedono delle istruzioni precisissime per trovare il testo in queste scansioni. Ma dei modelli basati sul machine learning possono imparare a riconoscere i pattern in maniera autonoma e possono arrivare a distinguere il testo. Nel 2019 un allievo di SEALS chiamato Steven Parsons ha lavorato alla rilevazione dell'inchiostro dalle scansioni utilizzando dei modelli di apprendimento automatico e ha ottenuto dei risultati positivi con i frammenti staccati. Ovvero il suo modello era in grado di prevedere correttamente dove si trovava l'inchiostro su un frammento conosciuto, partendo però solo dalla scansione. Sempre Parsons ha anche realizzato un suo rotolo carbonizzato sul modello di quelli di Ercolano per fare dei test più completi sui risultati delle rilevazioni. Quindi appariva finalmente davvero possibile l'idea di recuperare il testo nascosto per 2 millenni dentro ai rotoli carbonizzati. Questo successo ha attirato l'attenzione di Nat Friedman e Daniel Gross, che sono 2 imprenditori statunitensi. Loro hanno consigliato a SEALS di trasformare la decifrazione dei papiri sostanzialmente in una gara a premi, così avrebbero ottenuto l'aiuto di tante più persone competenti. La prima persona a riuscire a leggere una parola da dentro i papiri avrebbe vinto $40.000. Così è nata nel 2023 la Vesuvius Challenge, una sfida che avrebbe spinto tantissime persone a cercare la prima parola leggibile dei papiri di Ercolano, dopo 2000 anni. Ovviamente qualcuno ha vinto la challenge, infatti ve l'ho detto all'inizio e se no non staremmo qui a parlare delle ultimissime scoperte sui papiri di Ercolano. Ma ho visto che anche chi ha riportato la notizia salta sempre la parte tecnica, ovvero come si è arrivati in pratica a questi risultati, mentre secondo me è la più interessante e merita di essere conosciuta. Io non ho il livello di conoscenze e di competenze tecniche di chi ha elaborato questi processi, quindi cercherò di presentarveli per come li ho capiti io e anche in un modo accessibile. Ma se voi ne sapete più di me e avete delle aggiunte o delle precisazioni da fare, sarò contentissimo di leggerle nei commenti per imparare anche io qualcosa in più, quindi non esitate a scriverle. Il team della Vesuvius Challenge ha lavorato in 3 fasi per recuperare i rotoli carbonizzati, la scansione, lo srotolamento virtuale e il rilevamento dell'inchiostro.
La scansione in sostanza è il processo di cui abbiamo già parlato con la luce di sincrotrone e ad oggi loro lo hanno fatto su 5 papiri diversi con il sincrotrone Diamond Light Source che sta nel Regno Unito. La scansione consiste nell'acquisizione di centinaia o migliaia di fotografie a raggi X del papiro da diverse angolazioni di rotazione. Questo alla fine permette di ottenere un modello 3D del papiro che è estremamente dettagliato, basta pensare che sono riusciti a studiare addirittura i singoli filamenti che compongono un foglio di papiro. Il papiro originale, dopo essere stato scansionato, può essere rimesso in archivio e così non viene danneggiato, mentre i ricercatori lavoreranno come vogliono sul modello 3D. Con la scansione si è risolto il primo problema di non danneggiare il vero papiro materiale, ma ci si ritrova sempre con un papiro digitale che è tutto accartocciato. Quindi serve la seconda fase, ovvero la segmentazione. Detta in parole molto semplici, questa fase serve a suddividere i papiri in tanti pezzettini più piccoli. Immaginatevi anche voi di scrivere su un foglio e poi di accartocciarlo. Quello che avete scritto rimane al suo posto, solo la forma del foglio è cambiata una volta che lo avete accartocciato. Se uno riesce a guardare dentro al foglio accartocciato e a suddividerlo in tanti piccoli pezzettini e poi riesce anche a ricomporre questi pezzettini su un foglio liscio come in un puzzle, ecco che si ritroverà davanti il foglio che voi avete scritto. Il team della Vesuvius Challenge riesce a dividere il papiro in segmenti molto piccoli, riesce a separare i vari strati del rotolo e poi a riassemblarli uno vicino all'altro nell'ordine giusto. Così ottiene di fatto un foglio liscio come sarebbe il papiro srotolato. Se già questo vi sembra un gran risultato, dovete sapere che in realtà è la parte che era già più rodata da diverso tempo e la parte difficile arriva con la fase 3, ovvero il rilevamento dell'inchiostro. Come abbiamo detto, questo si basa in buona parte su delle differenze di spessore e per rilevare l'inchiostro si addestra un modello partendo da dei frammenti di papiri conosciuti. I frammenti utilizzati dal team finora sono 9 e sono stati scansionati con 2 sincrotroni diversi. Su questi frammenti si sa già dove si trova l'inchiostro, quindi si può addestrare un modello confermando quando il modello trova l'inchiostro oppure no. In pratica si suddivide la scansione in dei pixel 3D che si chiamano voxel e per ogni voxel il modello ha 2 opzioni. Questo è un voxel con inchiostro oppure questo è un voxel senza inchiostro. Serve usare i voxel e non i pixel perché ricordiamoci che nelle scansioni dei nostri papiri la presenza di inchiostro si riconosce dallo spessore, quindi serve uno spessore tridimensionale. Dopo tantissimi tentativi e iterazioni, questi modelli di apprendimento automatico imparano a riconoscere i voxel con l'inchiostro. E questa è stata la scoperta che ha portato alla lettura della prima parola all'interno del rotolo carbonizzato. Uno studente di informatica chiamato Luke Farritor ha sentito parlare della Vesuvius Challenge e ha iniziato a passare le notti in bianco a addestrare un modello di apprendimento automatico come quello che vi ho appena spiegato. Il modello migliorava a ogni tentativo i risultati e alla fine è riuscito a rilevare un'intera parola scritta in greco da dentro al papiro. La parola è porphyras, che significa porpora. A schermo vedete chiaramente il risultato che ha ottenuto e con il quale ha vinto il premio di $40.000. Ovviamente la lettura di un papiro antico è resa anche più complicata dal fatto che nell'antichità usavano solo caratteri maiuscoli e non c'è spazio tra una parola e l'altra, ma questo vale anche per i papiri che non sono carbonizzati e che sono più facilmente leggibili. Un altro studente chiamato Youssef Nader ha raggiunto poco dopo Farritor dei risultati ancora migliori, riuscendo a individuare nello stesso segmento del papiro anche altre 2 parole greche che con molta probabilità sono anionta, che significa che raggiunge, e omoion, che significa simile. Dopo questi risultati eccezionali, la Vesuvius Challenge ha rilanciato con un premio ancora più grande, $700.000 a chi avesse scoperto almeno il 5% di un rotolo. Farritor e Nader allora hanno fatto squadra anche con un altro ragazzo e hanno provato a vincere anche questa sfida. Così i loro modelli sono arrivati a restituire 14 colonne di testo e 2000 lettere e hanno riportato alla luce dopo 2000 anni i primi testi da dentro uno dei papiri di Ercolano carbonizzati.
Loro hanno vinto la fama e un bel premio, ma anche Brent Seals si è tolto una bella soddisfazione. Dopo quasi 20 anni che credeva nella possibilità di leggere i papiri di Ercolano, qualcuno finalmente ci riusciva. Certo, a questo punto ci si potrebbe domandare anche se il modello utilizzato sia attendibile e se non stia invece restituendo un testo inventato come possono fare tante delle cosiddette intelligenze artificiali. In realtà loro non usano modelli linguistici né modelli di riconoscimento ottico dei caratteri che potrebbero ingannarsi più facilmente in questo contesto. I modelli di rilevamento dell'inchiostro non si basano sulla forma delle lettere greche antiche e non hanno nessuna comprensione del linguaggio, quindi non sono in grado di riconoscere direttamente i caratteri. Ma come abbiamo visto devono solo riconoscere se i voxel hanno dell'inchiostro oppure no. Praticamente rilevano in modo indipendente delle minuscole macchie di inchiostro nella scansione, da cui la scrittura che è leggibile per noi umani appare in un secondo momento, quando queste informazioni vengono aggregate. Di conseguenza il testo che appare nelle immagini non è il risultato inventato di un modello di apprendimento automatico, ma è direttamente collegato ai dati sottostanti. Questo fa sì che sia estremamente improbabile che il modello riesca a immaginare delle forme che assomiglino a lettere greche solo rilevando la posizione dell'inchiostro. Il team di revisione tecnica della Vesuvius Challenge ha riprodotto manualmente i progetti vincitori e è possibile per chiunque, anche per voi se avete le competenze, riottenere i risultati con questi modelli che sono stati messi a disposizione pubblicamente. Quindi ci sono molti pochi dubbi sul fatto che adesso andremo a leggere un testo inedito che è rimasto sconosciuto per ben 2000 anni dentro a un rotolo carbonizzato, una cosa che sembra fantascientifica anche solo da dire, ma che è la realtà. I papirologi che collaborano con la Vesuvius Challenge sono ancora al lavoro sul testo scoperto del primo rotolo, quindi avremo accesso solo a dei frammenti. Sappiamo però che non è una copia di un testo già conosciuto, ma contiene un testo antico mai visto prima. Il testo sembra un trattato filosofico che ha come argomento in generale il piacere, che se viene inteso correttamente è il bene supremo della filosofia epicurea. Come abbiamo detto all'inizio, nella biblioteca della Villa dei Papiri studiava Filodemo di Gadara, che era proprio un filosofo epicureo, quindi tutto torna con quello che ci si poteva aspettare dal contenuto del testo. Come dicevamo, abbiamo per ora disponibili solo dei frammenti, quindi non vi aspettate un bel testo super scorrevole, però l'argomento di ogni parte a grandi linee si capisce, è un assaggio di quello che ci potrebbe aspettare nel papiro completo. Nei primi due frammenti, che sono tratti da due colonne consecutive del rotolo, l'autore fa riferimento a un certo Senofante, che era probabilmente un musicista e che viene menzionato anche da altri autori antichi. Oppure questo Senofante potrebbe essere anche un uomo che era famoso nell'antichità perché non sapeva trattenere le risate. Poi l'autore si domanda se avere dei beni in abbondanza, per esempio avere tanto cibo, possa influenzare il piacere che questi beni procurano. Le cose disponibili in quantità minore danno forse più piacere di quelle che sono disponibili in abbondanza, l'autore non la pensa così. Il primo frammento dice sul cibo: non sempre riteniamo che le cose rare siano assolutamente più piacevoli di quelle abbondanti. Un'altra colonna dice: e si osserverà dunque spesso in casi simili se, quando è presente l'abbondanza maggiore, la natura se ne libera più volentieri. Più avanti nel rotolo l'autore sembra criticare chi non sa dare una definizione del piacere né in generale né in particolare. Ma quanto a coloro che non hanno nulla da dire né in generale sul piacere né sul piacere in particolare, quando si tratti di definirlo, l'ultimo frammento è la fine del rotolo, che forse può far ipotizzare che altre cose verranno dette nei libri successivi della stessa opera, cioè in altri rotoli. Infatti non ci asteniamo dal mettere in discussione alcune cose, ma dal comprenderne altre, e ci sembra di dire la verità, come spesso potrebbe risultare evidente. Ovviamente questa è solo una piccola parte non tanto comprensibile conosciuta finora, anche se possiamo dire che è già tantissimo, visto che qui stiamo leggendo un testo di 2000 anni fa che si trova fisicamente dentro un papiro carbonizzato.
Online però ci sono anche altre informazioni sui contenuti dei testi che stanno studiando che vi riporto proprio per darvi un quadro il più completo possibile. Lo studioso Richard Jenko ha dichiarato che un papiro contiene i nomi di diversi dinasti macedoni e di generali di Alessandro Magno e anche diverse menzioni di Alessandro Magno stesso. Secondo un altro studioso chiamato Jeffrey Fish, forse questo è un testo di Filodemo e Filodemo lo usava come riferimento per scrivere la sua opera intitolata Sul buon re secondo Omero. In quest'opera Filodemo avrebbe confrontato i re venuti dopo Alessandro Magno con quelli che erano venuti prima, mettendo quelli più recenti in cattiva luce. Il patrono di Filodemo, che era anche il suocero di Cesare, era il governatore romano della Macedonia, quindi magari per lui aveva senso saperne di più sui sovrani macedoni. Penso che Filodemo, ha detto Fish, stia dimostrando a Pisone che l'esempio dei buoni re di Omero può aiutarlo, come governatore della Macedonia, a superare i decadenti sovrani ellenistici che lo hanno preceduto. A aprile 2024 alcune novità sono venute anche da un altro team di ricerca diverso guidato dal papirologo Graziano Ranocchia dell'Università di Pisa. Non so quale metodo abbia utilizzato a livello tecnico questo team, ma loro hanno diffuso la notizia di aver trovato in una parte di un papiro di Ercolano ancora non decifrata delle informazioni sul luogo di sepoltura di Platone. Sapevamo che Platone era sepolto nell'Accademia, che era molto grande, ha detto Ranocchia, ma grazie alle scansioni ora sappiamo che fu sepolto in un giardino, in un'area privata, vicino al santuario sacro delle Muse. Questi sono stati dei primi passi eccezionali nella riscoperta del contenuto dei papiri di Ercolano, ma che ci aspetta dopo? La Vesuvius Challenge continua e adesso c'è in palio un premio di ben $200.000 per chi riesce a leggere un papiro intero. Il team intanto sta cercando di ottimizzare il protocollo di scansione e di automatizzare il più possibile il processo di srotolamento virtuale e anche quello dell'individuazione dell'inchiostro. E questa fase sta costando, a detta loro, dai 5 ai 6 milioni di dollari. Il loro obiettivo finale è scannerizzare e leggere tutti i papiri di Ercolano. Dicono che la scansione e la lettura di 300 rotoli della collezione potranno essere completati in 2 o 3 anni. Se si riuscisse a ideare un protocollo efficiente per l'acceleratore di particelle, questo costerebbe dai 4 agli 8 milioni di dollari. In caso contrario, costerebbe più di 15 milioni di dollari. Certo, gli studiosi del team, a fronte di queste grosse spese, prospettano però delle scoperte eccezionali. Infatti tra i papiri si potrebbero recuperare tante opere letterarie perdute, ma forse anche papiri documentari contenenti lettere e documenti commerciali. Di fatto questa sarebbe una miniera d'oro per gli storici e il team della Vesuvius Challenge già ipotizza che trasformerebbe la nostra conoscenza della vita e della letteratura dell'epoca classica. Forse la trasformerebbe a un livello mai visto addirittura dal Rinascimento. Molti studiosi hanno ricordato anche che sotto alla Villa dei Papiri ci sono degli altri livelli ancora da scavare che potrebbero contenere ulteriori documenti. Magari questi sono un tesoro di conoscenze ancora più grandi rispetto ai papiri di Ercolano che conosciamo oggi. Quindi non ci resta che aspettare e tenerci informati su quali opere verranno alla luce da questi papiri. Sicuramente in caso di scoperte eccezionali ve ne parlerò sul canale, quindi iscrivetevi se vi interessano questi argomenti per non perdervi i prossimi video. Concludo anche con la mia opinione, che è quella che sicuramente questa decifrazione è stata una svolta incredibile. Come avete visto, il processo tecnico è veramente assurdo e i risultati sono impressionanti. Sicuramente si scopriranno tanti testi antichi che finora erano sconosciuti e aggiungeranno molto alla nostra conoscenza del mondo antico. Comunque ho come la sensazione che la parte più interessante della storia di questi papiri rimarrà proprio questa che vi ho raccontato, ovvero la storia di come la tecnologia del nostro tempo è riuscita a leggere anche dei papiri carbonizzati.
Leggere dei rotoli antichissimi, impossibili da srotolare, sicuramente cattura l'attenzione di tutti, ma sapete quante migliaia di documenti antichi esistono che non sono mai stati letti? Quanti non sono mai stati trascritti o digitalizzati per intero e dormono dentro agli archivi e alle biblioteche? Non sono carbonizzati, magari sono solo difficili da leggere perché sono scritti con la grafia medievale, ma le tecnologie moderne sicuramente potrebbero aiutare nel trascriverli e nel renderli accessibili a tutti. Quindi la speranza sarebbe che questa non sia un'impresa isolata, per quanto grande e incredibile, che serva solo per mostrare la potenza della tecnologia e fare colpo sul pubblico, ma che porti anche a sviluppare degli strumenti al servizio di tutti e utilizzabili anche per recuperare tantissimi altri documenti del mondo antico. Nel mio piccolo, anche con questo video, ho cercato di rendere accessibili a tutti delle conoscenze nuovissime e abbastanza complicate, e anche se non ho avuto a che fare direttamente con rotoli carbonizzati, vi assicuro che le fonti non sono state per niente facili da consultare. Sicuramente mi meriterei pure io una qualche donazione milionaria come alla Vesuvius Challenge. A parte gli scherzi, se volete supportare quello che faccio potete condividere il video con amici interessati oppure potete abbonarvi al canale o inviare un super grazie, sicuramente mi aiuterete moltissimo a portare avanti questo progetto. Un grazie a tutti gli abbonati che già mi supportano e a tutti voi che seguite il canale. A presto!